Ciao ragazzi, e oggi vi spiego un po' di cose per andare a mettere la roba in asta oppure qui all'Emporio, insomma chiamatelo come volete, vedete che questo edificio qui accanto a me. Intanto dovete stare molto attenti a mettere le cose, più che altro a selezionare il prezzo giusto. Intanto vi faccio vedere un po' io cosa ho qui all'interno del mio inventario. Vedete, oggi ho fatto tumuli, ho droppato parecchia roba. Allora, vediamo un po' gli oggetti. Prima cosa, per esempio, questo guanto qui che vedete in verde in basso c'è scritto si vincola alla raccolta. Questo significa che una volta che noi lo andiamo a raccogliere proprio da terra e quindi va a finire nel nostro inventario, rimane solo per noi e quindi non possiamo né scambiarlo né andarlo a vendere. Ora vediamo se troviamo qualcosa che in realtà lo possiamo andare. Anche questo qui, stesso discorso, si vincola alla raccolta. Ecco, questo invece si vincula all'equipaggiamento, che significa che lo possiamo andare tranquillamente a raccogliere da terra, ma se non andiamo a inserire qui negli slot, in questo caso è un paio di scarpe, lo possiamo andare a vendere. Quindi questo oggetto qui lo possiamo scambiare con un nostro amico, con dei giocatori, ma anche andarlo a vendere all'asta. Dunque allora adesso andiamo all'Emporio e vediamo un po' come poter fare a vendere questi oggetti. Allora, come potete vedere qui sono suddivisi per categorie. Allora adesso la cosa che mi duole più andare a vendere sono appunto gli oggetti blu. Vedete che questo qua lui me lo fa vedere che qua lo posso vendere, quindi probabilmente è uno di quegli oggetti che non si va a vincolare, diciamo, con la raccolta. Allora, dobbiamo stare molto attenti a mettere i prezzi, perché vedete, se io vado a selezionare qui questo bastone infuocato, dobbiamo guardare come prima cosa, insomma, è un oggetto raro, quindi un oggetto blu, ma dobbiamo andare anche a vedere il livello, quindi vedete che è un livello 3. Ha anche poi lo slot, come potete notare qui, per poter aggiungere addirittura una gemma in più, quindi è abbastanza buono questo oggetto rispetto a un oggetto magari dello stesso livello, ma non ha magari lo slot, quindi vale di più questo perché è più importante, sono importanti queste piccole cose. Quindi se noi andiamo a fare per esempio la vendita, vedete che lui vi dice qua prezzo unità di listino 1,25. No ragazzi, non mettete assolutamente questi prezzi, perché così non avrete mai i soldi, perché questo è il prezzo che lui dà. Ma è un po' cieco questo sistema, diciamo così, perché lui va a vedere quali altri oggetti più o meno simili ehm, sono stati già messi dagli altri giocatori, però vedete questi qua sono oggetti addirittura verdi, quindi è un prezzo per quanto riguarda magari anche molto basso, ma gli oggetti verdi. Questo qui invece è addirittura un oggetto blu con, come vi spiegavo prima, il socket, quindi l'alloggiamento per la gemma, quindi vale molto di più, quindi lo possiamo vendere a questi livelli. Questo qui è un livello 20, io li ho venduti anche a 150, 200, adesso non so come si chiama qui la moneta, chiamiamoli gold, insomma monete, e quindi vedete come cambia il prezzo, quindi non andate a mettere 1,25 qua, ma mettete 150, 180, insomma da 100 a 200 di monete. Poi vabbè, se poi vedete che non lo vendete, però comunque cercate di ricavare il massimo, perché molti di voi mi hanno scritto come fai a avere questa cifra. La cifra è data soprattutto dalla vendita degli oggetti blu, ma anche dalla vendita delle gemme. Minando mi è capitato anche di avere delle gemme di colore viola e l'ho vendute anche a 500 monete, quindi vabbè, si fa presto. Allora, qui poi sotto chiede la quantità, vabbè, adesso io ne ho uno soltanto, e anche questo qui, 14 giorni lo andiamo proprio a cancellare. Io adesso sto mettendo, ragazzi, 3 giorni, ma potete anche mettere un giorno, perché più allunghiamo i tempi che la nostra roba rimane in astra, più andremo a pagare tasse. Quindi diciamo 3 giorni direi una via di mezzo. Vedete, allora con 3 giorni vado a pagare 5,75, con un giorno vado a pagare 4,24, ma se vado a mettere 28 giorni, vedete, qui aumenta e va a 15, quindi io direi 3 giorni e andiamo a mettere appunto questa cosa. Solitamente vedete che se io vado a acquistare degli oggetti, tipo le armi, è difficile che io riesca a trovare delle armi blu. Vedete, per esempio qua non c'è nemmeno un'arma blu. Gli scudi, stesso discorso, non c'è nemmeno un'arma blu, c'è tutte porcherie, cioè mettono addirittura la roba bianca, cioè che non serve a niente.
voglio dire, si fa la roba bianca, ragazzi, non la mettete nemmeno, la rompete e ricavate i materiali, perché è veramente inutile andarla a mettere. Cioè, ecco, qui c'è uno scudo raro, ma sono veramente pochi, cioè ne trovate raramente. Già gli scudi si trovano di più, però io ho visto che per esempio magari le armi, si fa fatica a trovare delle armi blu, perché questo significa che appena uno le mette, vabbè, insomma, appena, insomma, nel breve tempo, vedete, anche i martelli non ce n'è nemmeno uno, si vendono, quindi potete mettere il prezzo alto, cioè come vi ho detto io prima, sui 200 monete, poi dipende dal vostro livello chiaramente. Adesso io sono livello 30, li vado a mettere sui 200, si può mettere anche fino a 250, perché si devono fare delle prove, però comunque non mettete 1,20, perché lo state regalando, cioè fate prima romperlo a quel punto lì. Ok, allora poi altre cose che sono andate a vendere, ecco appunto, vedete, sono questi oggetti qua che mi sono usciti fuori o dalle casse in generale oppure appunto minando, che sono viola, e vedete che questo c'è un prezzo pazzesco, ha un prezzo di 1350 monete. Poi altra roba, anche il rubino per esempio me l'ha quotato 290, magari non l'ho venduto, però comunque sono robe che se uno va a venderle fa parecchi soldi. Anche il topazio per esempio, 800 monete. Questi qua, vedete, questi qui sono epici, cioè viola, oggetti viola, e valgono un bel po' di soldi. Poi vabbè, non so se adesso i prezzi ancora sono ben fissati, sono un po' messi così a casaccio, però comunque per quanto riguarda le armi e le armature ci dovete stare attenti a mettere i prezzi giusti, più o meno quello che vi ho spiegato io prima. Quindi in questa maniera, poi naturalmente sto vendendo anche molto i materiali primari, come possono essere la legna, il metallo, addirittura le pelli, perché tanto le pelli ne faccio talmente tante che anzi mi danno anche fastidio perché pesano parecchio, quindi sto vendendo quelle. Le sto lavorando ai banconi del crafting, faccio il cuoio dalle pelli e poi vendo tutti il cuoio, perché tanto io non faccio crafting che mi serve il cuoio, e lo sto vendendo e si vende abbastanza bene, quindi piano piano con un po' di strategia si riesce ad arrivare ad avere un bel po' di soldi da parte. Poi naturalmente più si sale di livello, più ci saranno oggetti di valore, più andremo a droppare gli epici, quindi la roba viola anche per quanto riguarda l'armatura e le armi, e quindi avranno un valore superiore. Poi addirittura ci saranno poi i leggendari. Vabbè ragazzi, ora spero di aver spiegato bene come poter fare i soldi. Mi avete fatto questa domanda oggi pomeriggio e ho detto che avrei fatto il video, visto che adesso sto a fare niente, l'ho fatto. Se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti, o addirittura dei suggerimenti per fare i soldi, perché i vostri suggerimenti sono sempre molto graditi. Ok, iscrivetevi al canale come sempre, attivate tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!